Mercedes Classe S 500 Cabrio. Nome imponente per una vettura imponente, 5,03 m di lunghezza, 1,90 m di larghezza, 1,42 m di altezza. Che cosa mi piace davanti? Davanti mi piacciono molto i gruppi ottici che hanno anche i cristalli Swarovski per le luci diurne e per gli indicatori, la tecnologia è full LED. Mi piace pure l'emblema Mercedes inserito nella calandra Matrix e gli inserti cromati che donano dinamismo alla vettura al pari di queste due linee che corrono su tutto il cofano. In taglio laterale, oltre ai cerchi da 20 pollici, si nota la silhouette da coupé, ma non è soltanto una coupé come dicevo, è anche una vettura cabrio che io posso andare ad aprire tramite la chiave. Mi ci vorranno soltanto 20 secondi, è un'operazione che posso fare anche mentre sto guidando fino a 50-60 km/h. La capote rientra nel proprio alloggiamento e mi facilita che cosa? Mi facilitano un po' con l'ingresso a bordo. Grazie infatti al tettuccio aperto, su questa Mercedes Classe S 500 Cabrio io posso calarmi agilmente nel cockpit. Tutti i settaggi sono elettrici, completamente elettrici, e ho anche 3 possibilità di memorizzazione per il mio sedile. Tutto elettrico dicevo, anche l'impostazione in profondità e in altezza del volante. Dietro come ci si sta? Beh, se guido io direi che non ci si sta, mentre se il sedile davanti è impostato sull'altezza di Andrea, la faccio? La faccio? Ma sì dai, fatemi provare a salire, vediamo un po'. Ovviamente con il tettuccio aperto è molto facile per dire, e devo dire anche che potrei sopportare pure un viaggio così, davvero niente male. Adesso cerchiamo di scendere senza farsi male e andiamo a vedere dietro questa Mercedes Classe S 500. Sempre tramite la mia chiave posso aprire il bagagliaio elettricamente, ho i doppi scarichi, bagagliaio apribile elettricamente, che mi consentirà anche una chiusura elettrica, anche con la possibilità di chiudere le serrature della vettura. 350 sono i litri di capacità a bordo del nostro bagagliaio. Io ci sono riuscito a fare un weekend fuori porta caricando anche il passeggino, quindi devo dire che è abbastanza versatile. Una vettura per la quale c'è moltissimo da raccontare, tanto quanto il prezzo, che è altissimo. Andiamo a vedere. Luca, direi sportiva ma non sportivissima questa S500. Sembra una moto, però non è quello sportivone che ti aspetteresti. Però è d'un comodo pauroso. V8 5455 cavalli, 700 Nm di coppia, tutto sul posteriore. Può essere anche divertente, ma io inizierei a parlare delle sospensioni, perché queste sospensioni pneumatiche, se messe in comfort, sembra di viaggiare su un overclass, su un cuscino d'aria. Materassino del mare anche. Materassino del mare, sì, materasso d'acqua. Materasso d'acqua. Perché ha quella sensazione proprio di ammortizzazione, tra l'altro regolata anche dalla telecamera stereoscopica davanti. Stereoscopica cosa vuol dire? Che riesce a capire le asperità stradali, perché ha come la nostra vista, no? Vede in tridimensione e regola le sospensioni proprio in base alle asperità che troviamo. E tra l'altro abbiamo qua il pulsantino per metterle in sport da comfort, e inoltre c'è il pulsantino per alzare la vettura di 3 cm nel caso di rampe, di dossi, perché comunque di serie è una vettura abbastanza bassa. Cambia molto tra sport e comfort il comportamento delle sospensioni, e meno male, perché in sport diventa piatta, perché anche in frenata non si abbassa e in accelerazione non si impenna, mentre il cambio è addirittura 9 marce. Luca, a 130 in nona, sai quanto gira il motore? 3000 giri? 1500 giri. Allucinante, sembra veramente, e riprende se schiacci, è veramente incredibile. Tra l'altro un cambio che secondo me non è comunque sportivissimo, anche se lo mettiamo in sport, 2 tarature. Se clicchiamo qua la paletta di sinistra andiamo in manuale, lo possiamo utilizzare con le palette dietro il volante, però non è mai aggressivo, è sempre un filo in ritardo anche in sport rispetto a quello che vogliamo fare, non trovi? Ma si porta dietro tanto peso questa vettura. Sì, 2 tonnellate e 1. Facciamo la nostra solita rotatoria, vi ricordo trazione posteriore, ci mettiamo. La tenuta di strada tendenzialmente sottosterzante in questo caso, ma adesso quando buttiamo giù tutto l'acceleratore
il posteriore tende un pochino ad andarsene perché la trazione è tutta dietro, l'accelerazione c'è tantissima, spinge veramente tanto. Fonometro? Non è che ci stanno asfaltando? No, ci stanno riasfaltando la strada. Come faremo a fare la prova buca e fonometro? Ma probabilmente riasfaltano solo un pezzo. Silenzio, che facciamo prova fonometro? 67 dB. È insonorizzata benissimo, Pazzesco. nonostante sia la cabrio. capote in tela, tra l'altro. Non è una capote rigida, però è una delle poche cabrio che ha addirittura sulla capote dietro gli spot di lettura, quindi l'illuminazione. Luca, siamo su un cabrio, io direi che la possiamo anche aprire, perché fino a 60 km/h la possiamo aprire, e noi siamo in una strada urbana, quindi stiamo andando a 50 in questo momento, e la possiamo scoperchiare tranquillamente. Non ho portato il mio cappellino. Ma hai fatto male. E invece ti dico una cosa, che questi sedili sono fantastici. Prima, quando abbiamo accelerato e quando ho fatto la rotatoria, i fianchetti del mio sedile si sono strette a destra e a sinistra quando ero in curva, e tra l'altro tutti e due quando ho accelerato completamente, perché sono attivi, Ma tu hai eccezionali. messo i fianchetti attivi? Fianchetti attivi. Io la prima cosa che ho tolto, perché essendo molto più largo di te, caro Andrea, nel momento in cui vado a metterli attivi divento compresso come in una scatola di sardine, non mi piace tanto. Però ci sono due settaggi, puoi usare anche il soft, Ma anche oppure col soft sono troppo largo. oppure, come a me oggi, che ho un po' di mal di schiena, puoi attivare il massaggio dei Deve sedili. fare il massaggino. Guarda, è eccezionale. Il Qua massaggino. nelle impostazioni dei sedili ci sono 1000 parametri che si possono avviare. Vedete, qua il sedile dinamico è quello che vi dicevo prima, che si può settare su due posizioni. Poi se andiamo indietro possiamo settare la ripartizione del riscaldamento dei sedili addirittura, perché possiamo decidere se riscaldare una parte dei sedili e l'altra no. Tra l'altro si possono anche raffrescare su 3 Certo. posizioni, ci sono delle ventole dentro. E non è tutto, perché adesso che la vettura è aperta, e aspettiamo un attimo per fare la prova di accelerazione, possiamo attivare qua, cliccando questo pulsantino. Come si chiama? Ha troppi nomi questa vettura. Questa è l'AirCap. Comunque si alza un deflettore qua davanti, dietro il frangimento, e in vettura praticamente non Praticamente arriva non aria. ci sono flussi fastidiosi, c'è quell'arietta da cabrio, però non Io ci metto sono in manuale, flussi Luca. fastidiosi. Da 0 a 100 in 4 secondi e 6 per una velocità massima di 250 orari. Noi non ci arriveremo mai, anzi ci fermiamo alla velocità standard, nonostante abbia messo in manuale, cambia da solo la vettura e giù il freno. Avete visto? Sì, ok, ero in sport, sì, ok, le sospensioni erano in sport, ma è rimasta assolutamente piatta. La vettura non ha avuto beccheggio, pur poi prendendo i dossi li assorbe benissimo. Merito proprio di queste sospensioni attive che reagiscono in maniera molto intelligente. Tra l'altro, sistemi di sicurezza ce ne sono tantissimi, c'è le telecamere davanti che monitorano quello che sta succedendo. Qua sulla sinistra ho dei pulsanti che mi possono attivare il DTR, quindi il sistema di assistenza allo sterzo attivo. Vibra se mi avvicino alla corsia e addirittura mi sposta il volante, mi riporta in carreggiata nel caso io andassi troppo fuori. L'assistenza antisbandamento che legge le Lane Departure linee, Assist, in Lane pratica. Departure Assist. Abbiamo il sensore dell'angolo cieco, e tra l'altro tutti questi sistemi di sicurezza, Luca, sono collegati anche ai freni, nel senso che se io non metto la Ti freccia, distrai, magari. mi distrago, mi sposto troppo verso il margine della carreggiata, magari rischio di uscire, la telecamera lo capisce e frena le ruote interne per riportarmi anche senza azione sullo sterzo direttamente in carreggiata. Allora, quando mi hai parlato di rinfrescamento e riscaldamento dei sedili, mi hai parlato anche dell'air scarf, non mi sembra. Diciamo che allunga la stagione per questa cabrio, così almeno quando a novembre volete aprire la macchina e tutti vi daranno dei pazzi, loro non sapranno che avrete questa sciarpa di aria calda. Io invece, Andrea, per tornare su quella che è la disamina della plancia, io ti devo dire una cosa: mi piace molto la veste dei display dal punto di vista di innovazione. Onestamente però avrei messo questi comandi tutti a sinistra e avrei preteso un unico display capace di arrivare fino a metà della plancia. Sì, così sembrano un po' due display presi e messi lì senza troppa cura al design, perché proprio sono rettangoloni piazzati lì, e tra l'altro con in mezzo questi comandi, dicevi tu, e tra l'altro anche un po' anni 80, perché questa rotella per alzare e abbassare la luminosità è ok che è comoda perché è molto intuitiva, però magari fosse stata qua sulla sinistra con tutti questi comandini che regolano, diciamo, le assistenze che ha il guidatore, sarebbe stato sicuramente meglio. Però il pregio è che si vedono sotto ogni condizione di luce, anche adesso che fa caldo, c'è il sole, abbiamo la capotta aperta. Ci fermiamo e vi farò vedere alcune cose. Prima di tutto start e stop, che entra quasi sempre, poi
La telecamera 360 che vedete ci dice anche dove andiamo, ma vi dirò di più, possiamo selezionare anche cosa vedere. Vedete, possiamo vedere, fare uno zoom sulla parte anteriore se stiamo parcheggiando, sulle parti laterali oppure sulla parte dietro se io giro e dobbiamo parcheggiare. È veramente comodissimo, tra l'altro sticciate benissimo le telecamere, si vedono veramente molto bene. Considerando quanto è lunga la vettura, oltre 5 metri, sono meccanismi che serviranno, sono features che serviranno. Servono tanto. Tra l'altro, tra i vari sistemi di sicurezza abbiamo anche quello che previene i tamponamenti, cioè sente se una macchina ci sta venendo addosso, attiva gli indicatori di direzione senza che noi facciamo niente e attiva il freno e pretensione di cinture per evitare danni ai passeggeri. Quindi non male. Dicevamo del design, peccato davvero per questa veste che troviamo qui, anche perché per il resto l'attenzione al design sul resto della plancia c'è. Mi piacciono moltissimo queste bocchette circolari, mi piace anche questo comando meccanico per... Fermo, siamo a 40, dobbiamo fare 40-50, se no ci finisce la salita. 40, 50, ha scalato, nonostante fosse in manuale, riproviamo senza schiacciare tutto fino al kickdown. 40, 50, vabbè ragazzi, lo sentite dal rombo del motore, vuoto, quanto la coppia non ci può trarre in impaccio da ogni situazione. Scusami, vai. Non amo tantissimo questi inserti in legno, però tu mi dicevi che... C'è l'optional per averli in carbonio, neanch'io li amo particolarmente, fanno un po' old, però mi piace un sacco. I 1000 vani a disposizione, tra l'altro c'è l'NFC per fare il pairing veloce col cellulare, abbiamo un multilettore DVD qua dentro, possiamo mettere fino a 6 DVD in plancia, abbiamo qua un doppio fondo e questa cosa qua secondo me è una genialata, te la faccio vedere. Aprirla da entrambe le si parti? può aprire sia così, ma se vuoi aprirlo tu così. Perché non è male, Non è male assolutamente. E tra l'altro, per quanto riguarda le prestazioni, oltre alla velocità di cui abbiamo già parlato, che grazie allo start e stop riusciamo comunque a percorrere non più di 5 km con 1 litro di carburante in città. Perché in città soffre lo start and stop, soffre la cilindrata elevata, però in autostrada di contro consuma molto poco, mi sarei aspettato molto peggio. Invece 12 al limite autostradale, 13,5 intorno ai 110. Guarda che non è male 12 al limite autostradale, proprio per il fatto che gira molto basso. Diciamo molto che basso nel misto motore. si difende bene. Sì, sulla climatizzazione io ho notato una cosa che mi è piaciuta tanto, varia automaticamente grazie a una marea di sensori che ha in vettura quando abbiamo la capotta aperta e quando abbiamo la capotta chiusa. Quando è aperta ci spara aria fresca dalle bocchette qua centrali che possiamo aprire e chiudere, quando è chiusa invece ha una gestione più intelligente. Cos'erano 12 sensori, 18 servomotori, sì, un sacco di servomeccanismi proprio dedicati alla climatizzazione. Io ho l'head-up display davanti ai miei occhi dove ho tante informazioni, è bello perché non viene sparato su una pateletta ma sul parabrezza. Esatto, sul parabrezza. Vedo la navigazione, vedo la velocità e vedo anche i cartelli stradali, perché ha la ripetizione dei cartelli stradali. Tra l'altro sono tutte informazioni che io posso settare dalla vettura su cosa vedere là in alto. C'è la visione notturna, faremo un focus dedicato a tutti questi sistemi tecnologici perché ce ne sono veramente tantissimi. Durerà più del test drive, durerà molto più del test drive. Capitolo prezzo? Sei sicuro di volerne parlare? Non vogliamo lasciarci così con tanto romanticismo. Non volemo se bene, esatto, sarebbe bello, ma la struttura del test drive ci obbliga a parlare anche di prezzo. Allora potete scegliere se comprare un trilocale o comprare questa vettura, perché partiamo da 148.500 euro. Avete capito bene, 148.500 euro senza praticamente nessun sistema di assistenza. Con le portiere, i C'è un pacchetto che comprende la telecamera 360, la telecamera anteriore, tutti questi belli costa sistemi. circa 10.000 euro. Esatto, che quello è obbligatorio. Se poi vogliamo aggiungerci per esempio il profumatore dell'ambiente, caro Andrea, fammelo vedere il profumatore dell'ambiente. praticamente costa più dello Chanel numero 5, Mercedes-Benz numero 6. Costa 500 euro? 450 euro. Cavolo, ci sono andato vicino. Andato vicino. Poi se vuoi il DAB 550 euro. E come si fa a non mettere il DAB sul sistema infotainment di Ma chi questo se ne tipo? frega del DAB, metti... Vabbè, ascoltiamo in Bluetooth in streaming bravo. e via. Anche perché invece ti vorrei proporre di comprare l'impianto stereo Burmester high-end. Quello tutta la vita, quello Luca tutta la vita, perché si sente veramente benissimo. 7.700 euro, Andrea. Vabbè, teniamo quello di serie. Poi che cosa ti posso raccontare? Vabbè, l'head-up display costa 1.200, senza andare troppo in là.
arriviamo a 175.000 euro, quasi un quadrilocale in provincia forse. Luca, è una macchina che ha una comodità e un comfort veramente difficili da raggiungere su altre vetture, va in souplesse veramente in maniera fantastica. Non vi ho detto del Distronic Plus, che è il sistema di assistenza alla guida che tiene la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede. Praticamente è un cruise adattivo, ma uno dei più precisi che io abbia mai provato. Arriva fino a 0, col pettino quando siamo a 0 se la fila riparte, ed è molto fluido, non dà mai strattoni, quindi veramente eccezionale. Sedile, ne abbiamo parlato prima, cioè addirittura il massaggio, quindi addirittura il massaggio, poi sedili riscaldati anche dietro, in posizione anche da passeggero. Io ci sto veramente comodo, ovviamente se sto io così comodo dietro non si siede nessuno. Ho avuto anche voglia di provare a montare il seggiolino, l'ho fatto, ci sono andato al mare, mio figlio c'è stato, però per caricarlo dovevo aprire la capotta. Luca, è una macchina che è molto particolare, sia come linea, che è stupenda, i fari davanti Swarovski li abbiamo visto prima, cioè ha tante peculiarità anche da un punto di vista ingegneristico, perché comunque pesa come il coupé questo cabrio, pur essendo molto rigido, quindi è stato fatto un lavoro particolare con materiali particolari, coda completamente in alluminio, qualche particolare in magnesio. Bravo Andrea, hai detto non è la giusto. super sportiva, Non è la super cioè sportiva. è una macchina da guidare su una highway, su una superstrada, così aperti, in souplesse. E ci sono tanti intangibili da raccontare per motivare, o quantomeno provarci a motivare il prezzo, perché per il resto poi raccontarla nello specifico non ti fa capire tutto quello che c'è a disposizione. Serve un lavoro pazzesco anche in fase di disamina. Quindi noi stiamo cercando Soprattutto di non ce la trasmettere facciamo nei queste nostri cose. soliti 12-13 minuti. Ed è per questo che faremo un super focus. Lanciamo il super focus, andate a vederlo e ovviamente commentate dove, automoto.it, canale YouTube, iscrivetevi, Facebook, insomma, un po' dove volete. Ciao! E questa volta non andiamo a riconsegnerla, andiamo a fare un bel giro al lago per il super focus. Ah, che bello! Sì, ma alla fine tu la compreresti o no? Ma è ovvio che la comprerei, peccato che non abbia 177.000 euro. Quantomeno non in tasca. Quantomeno non in tasca. Anche perché sennò ci arrestano. Ma perché è molto comoda, è Molto. molto... Ripeto, per la super sportiva c'è la versione MG. Ciao!